Un caro saluto. Con questo breve video voglio rispondere alle tante persone che mi hanno chiesto un aiuto per avere gli oggetti necessari a svolgere i rituali descritti nelle lezioni pratiche. Torniamo allora al punto fondamentale, voglio dire al fulcro di questo corso, gli strumenti del mago. Eccoli qua. Il bastone, la coppa, calice, il pentacolo e la spada. Sono i simboli dei 4 assi, dei tarocchi, dei 4 elementi, dei 4 umori e delle 4 azioni magiche. Vediamoli in dettaglio. Bastone, volere, coppa, sapere, pentacolo, tacere, spada, osare. Allo stesso modo, i simboli dei 4 elementi rappresentano gli assi e gli strumenti del mago, come pure gli umori, i tempi dell'anno, le direzioni cosmiche e così via. Come ripeto varie volte nelle mie video lezioni, ti voglio ricordare che il vero strumento magico sei tu, con il tuo corpo, la tua mente, le tue paure, le tue necessità e le tue volontà. Sei tu che devi orientarti nel tempo e nello spazio per raccogliere idee, per ottenere chiarezza, per accumulare energie, per maturare il tuo personale potere e guidare così la realtà. Per raggiungere i tuoi obiettivi non ti serve avere materialmente questi oggetti. Sono belli e in qualche modo affascinanti, ma sono utili solo all'interno di particolari rituali. Infatti, nelle mie lezioni ho spiegato come sia possibile trasformarsi in questi strumenti per agire magicamente sulla realtà. Ripeto, non serve avere materialmente la bacchetta, la coppa, il pentacolo e la spada. Sarà sufficiente seguire le mie istruzioni e trasformare se stessi in quegli strumenti. Tuttavia, anche per fare questo, occorre avere alcuni oggetti che ho descritto nella lezione 11. Mi riferisco in particolare ai 4 simboli degli elementi, all'esagramma, al nastro con il simbolo dell'infinito e a un semplice pugno di sabbia da posare su un piattino. Così, per aiutare chi non ha tempo per preparare questi simboli oppure chi ha poca dimestichezza col bricolage, ho deciso di creare questo corredo di benvenuto. Ti mostro subito il contenuto di questa bella scatolina. Per prima cosa c'è un nastro bianco con il simbolo dell'infinito. Poi, dentro questo sacchetto di organza c'è una stella a 6 punte, che rappresentano le energie universali che si muovono dal basso verso l'alto e viceversa. È un disco di legno pirografato, cioè disegnato a fuoco e poi dipinto a mano. Durante alcuni rituali viene indossato in questo modo. Poi ci sono, sempre nel sacchetto di organza, 4 placchette quadrate, ve le faccio vedere. Anche queste sono di legno pirografato e dipinte a mano. Anche queste vengono indossate nel corso dei rituali che ho descritto nelle varie lezioni. Ecco, voglio farti notare questi dettagli preziosi. Queste placchette portano sul retro anche i simboli e i colori dei 4 elementi alchemici o dei 4 simboli di tarocchi che, come ti ho detto, rappresentano gli strumenti del mago. Ecco, chi vuole può anche scrivere altre cose sul retro delle placchette, per esempio le 4 date cruciali dell'anno, vale a dire gli equinozi e i solstizi. Ecco, ci tengo a dirti che sto preparando alcune lezioni integrative al corso nelle quali ti spiegherò i rituali che andrai a compiere, naturalmente se vorrai. Poi, per finire,
un'altra cosa molto utile, c'è questo sacchetto di sabbia fine e pulita da stendere su un piattino che tu stesso sceglierai. Ecco, userai questa sabbia come una specie di lavagna, disegnandoli sopra dei simboli particolari legati ai rituali ai quali ho accennato poco fa. Questo kit è in vendita a un prezzo veramente speciale se consideri tutto il materiale e il tempo necessario a realizzarlo. Se hai già acquistato il corso e desideri avere questo corredo, puoi scrivermi una mail all'indirizzo qui sotto, giordano@giordanoberti.com. C'è un'ultima cosa che voglio dirti. Alcune persone mi hanno chiesto se è possibile avere i testi dei rituali che recito nel corso delle lezioni pratiche. In realtà io avevo suggerito di fare un fermo immagine e di trascrivere quelle formule sul proprio diario magico. Rispondendo alle sollecitazioni che mi sono arrivate anche da tarologi esperti, ho deciso di preparare dei PDF che chi ha acquistato il corso potrà scaricare gratuitamente. Mi aspetto che queste formule verranno diligentemente copiate da ogni operatore o operatrice sul proprio diario magico. Questo semplice esercizio servirà a rendere in un certo senso personale quelle formule, a fissarle in modo definitivo. Se avrete bisogno di chiarimenti potete scrivermi. Un abbraccio di luce.